Bentornati a tutti. Allora, oggi, fra virgolette, tratteremo un argomento che è già stato trattato in passato ed è quello delle icone famose, delle piccole icone che ci sono in basso a destra nei vostri computer. Allora, veramente sembra che gli utenti facciano a gara a chi ha più icone nella barra degli strumenti. Ovviamente, quindi, rispiegherò che avere tutte queste icone aperte in basso a destra nella barra degli strumenti non è una cosa positiva. Quindi proprio vedo quando mi entro in laboratorio computer che ci sono questa miriade di applicazioni tutte messe accanto all'orologio, accanto all'antivirus, per intenderci, proprio in quella posizione. Allora, queste icone non sono messe lì a caso, quindi ora vi spiegherò, ovviamente voi non sapete, non essendo appunto tecnici, che cosa comporta tutta questa serie di icone messe là in basso. Non è paragonabile alle icone che noi abbiamo sul nostro desktop, perché quelle noi effettivamente decidiamo quando aprirle, quindi una volta che noi le andiamo ad aprire, ovviamente il computer rallenterà un pochettino perché ovviamente sfrutterà quell'applicazione un determinato tot di RAM, quindi più applicazioni ovviamente teniamo aperte il nostro computer, più il computer rallenterà, ma è un rallentamento ovviamente normale perché stiamo utilizzando la RAM del nostro computer e quindi il computer ovviamente controlla insomma tutti questi processi di queste applicazioni. Ovviamente voi dite ma io non so se effettivamente queste applicazioni possono arrecare danno o no, chi me lo deve spiegare? E io che ci sto a fare? Ve lo spiego io, sia quale tenere come applicazioni e quale non tenere. Perché? Perché queste applicazioni che ci sono in basso a destra, accanto all'orologio, accanto all'antivirus, sono vere e proprie applicazioni aperte, quindi non solo quelle che noi abbiamo installate, ma sono installate e funzionanti. Quindi questo cosa comporta? Questo comporta ovviamente ad avere una partenza molto ritardata e appesantita delle vostre macchine, quindi che sia notebook e che sia un computer fisso desktop. Quindi avere tutte queste icone sotto non è soltanto una questione che quando io la vado a cliccare lui si apre e funziona, no, non è così, completamente sbagliato, non lo pensate. Le icone che sono tutte aperte a destra, infatti se ci fate caso ogni volta che accendete il computer non le trovate subito lì, ma si vanno caricando mano a mano e vanno spuntando proprio, che ne so, a intervalli di 10-15 secondi, ci sono anche applicazioni più pesanti che si aprono proprio all'ultimo. Ecco, in questo frangente, che può variare insomma dai 40 anche ai 2-3 minuti, quello che sia, dipende dai computer che sono un pochettino più antichi, retro datati, ovviamente ritarderà questo proprio l'utilizzo del vostro computer. Voi capite bene che una volta che si aprono tutte queste applicazioni è come andarle ad aprire proprio mano a mano sul desktop, quindi non ha senso. Ovviamente io ovviamente quando mi entro nei computer già so quale applicazione andare a togliere, ora vi consiglierò quale andare a togliere e quali invece siamo obbligati a tenere, a mantenere attivi. Ovviamente io vi aiuterò a capire insomma come funziona il tutto. Detto ciò, quindi abbiamo capito già, o spero di avervi fatto capire, che tutte queste iconcine in basso a destra rallenteranno il vostro computer, sia in lavorazione una volta acceso, sia proprio all'accensione. Allora, quale icone andare a tenere? Quindi le icone sarebbero proprio quale programmi attivi all'apertura andare a tenere. Allora, ovviamente siamo obbligati, perché poi se voi non sapete quale icona andare a tenere e quale andare a chiudere, invece proprio alla partenza, rischierete magari di non sentire più l'audio nel computer, di vedere il computer a tratti, perché ci sono alcune applicazioni che ovviamente partono e devono partire assieme al nostro computer, non ne possiamo fare a meno. Quali sono? Allora, sono per esempio la scheda audio, quindi tutto ciò che riguarda il comparto audio. Se noi ovviamente diciamo che non deve partire l'audio, non sentiremo più niente nel nostro computer, quindi dalle casse non uscirebbe più audio. Quindi in quel caso tutte le concine che riguardano Realtek, per esempio i driver sono quasi sempre della Realtek, delle schede madri oramai, quindi tutto il comparto magari per chi vuole una buona scheda audio e magari si è montato una PCI Express, quindi la classica Sound Blaster, ecco quelle lì le dobbiamo fare partire assieme al computer, non le possiamo chiudere. Dopodiché, quale concina deve partire? Ovviamente deve partire l'inconcina della scheda video, il comparto della scheda video come driver, come pannello. Quindi per chi ha la T-Riddle, quindi tutto il pannello dell'ATI, per chi ha una GeForce, il pannello della GeForce, per chi ha la scheda integrata Intel, il pacchetto dell'Intel, quindi tutto quello che riguarda la scheda grafica, dobbiamo farla partire, perché se no se la chiudiamo il computer ovviamente magari non carica bene il software di gestione, quindi magari il computer potrebbe vedersi anche a scatti, soprattutto quando facciamo dei movimenti veloci con il mouse, per esempio cartella, spostare, eccetera, eccetera. Quindi audio e video devono partire. Cos'altro deve partire immancabilmente?
ed è l'icona dell'antivirus. Non possiamo noi non fare partire l'antivirus, perché no? Se no non siamo protetti. Siamo protetti magari fino al giorno in cui abbiamo staccato il nostro antivirus sotto, però ecco, nel live non siamo protetti. Quindi se noi stacchiamo proprio la partenza dell'antivirus, lui sarà soltanto e si riattiverà ogni volta che noi lo cliccheremo sul nostro desktop. Quindi anche antivirus va in questa lista. Quindi mi raccomando, sia antivirus free che non free devono partire sempre, non li possiamo escludere da queste tante iconcine in basso a destra nella barra degli strumenti. Dopodiché cosa? Ovviamente l'orologio, quello servirà sempre, non lo possiamo escludere, lo dobbiamo tenere lì perché fa sempre comodo e poi non va in esubero di RAM in nessuna maniera. Dopodiché cosa potrebbe essere utile? Ecco, potrebbe essere utile per esempio, e direi anche come ultima cosa, perché poi il resto serve a noi, quando serve lo andiamo ad aprire nel desktop. Per esempio il programmino che gestisce la VPN, quello è importante perché se noi non facciamo partire assieme al nostro computer la VPN, molte VPN per esempio questo discorso lo fanno, noi navigheremo ovviamente col nostro reale indirizzo IP. Per chi vuole lo può fare, per chi invece non vuole navigare col proprio indirizzo IP, ha bisogno di navigare con un altro indirizzo IP dato e gestito dalla nostra VPN, ovviamente la VPN non la possiamo staccare. Quindi, ricapitolando, sono almeno queste 4 iconcine che non dobbiamo mai staccare, che non sono iconcine, mi raccomando, già avete capito che sono iconcine, ma sono programmi aperti. Tutto quello che c'è in basso a destra accanto all'antivirus all'orologio sono programmi che effettivamente funzionano. Non staccate mai scheda audio, scheda video, ovviamente tutto ciò che comporta, quindi scheda audio, scheda video, antivirus e se l'avete la VPN. Dopodiché tutto il resto dovete assolutamente staccarlo e intendo, io molte volte trovo aperti nella barra dei strumenti di computer di clienti, trovo aperti e non serviranno comunque perché servono solo all'occorrenza. Per esempio mi dite a che cosa serve tenere aperto l'Anydesk. L'Anydesk io l'ho consigliato come programma, è spettacolare, è un programma che serve a fare assistenza da remoto, quindi per esempio se voi avete qualche problema, mi chiamate, io mi devo connettere perché siete magari in qualche altra città e vi posso aiutare, con l'Anydesk si può fare, ma non è detto che l'Anydesk debba stare sempre aperto, perché comunque è un programma di remoto che è aperto sempre, quindi va in esubero di RAM e in più dobbiamo aspettare che si attiva questo programmino quando accendiamo il computer. Ne ha senso se non dovete fare assistenza da remoto? No, quindi è inutile tenere aperto per esempio l'Anydesk, è inutile tenere aperto per esempio il CCleaner o il CCleaner. Io per esempio l'ho sempre consigliato il CCleaner come programma di pulizia, sì, ma solo quando serve fare la pulizia. Dopodiché dovete stare attenti sempre a chiudere il programma in basso perché poi rimarrà sempre aperto e gestirà l'intero nostro computer, quindi non ha senso fare rallentare il computer se non dobbiamo pulirlo. Si fa, magari consiglio sempre, a fine lavoro proprio anche giornaliero o dopo qualche 3-4 giorni, una settimana, si fa la pulizia, stop, si chiude il programma, non c'è motivo di tenerlo aperto lì, perché praticamente poi quello più quello più quello più quello porta ai problemi che vi ho detto, rallentamento, la partenza, il computer che proprio si siede, noi diciamo in gergo, proprio non ne vuole sapere di andare spedito. Per esempio trovo molte volte aperto lo Skype, ma lo Skype se per esempio a voi non serve fare videochiamata in continuazione, almeno che non lavorate 12 ore al giorno con lo Skype, perché tenere aperto lo Skype in basso a destra? Apritelo solo quando dovete fare la videochiamata, non tenetelo aperto, sempre perché quello più quello più quello va a rallentare il PC. Molte volte trovo per esempio aperti tutti questi programmi per fare video chat, video calling oltre a Skype, magari per chi lavora con la scuola, utilizzatele soltanto quando dovete fare per esempio una riunione tipo Meet, tipo qualche altra applicazione che serve sempre a questo. E ce ne sono veramente una miriade. Per esempio, quello che a me non arriva a capire e dà fastidio proprio a trovarle, sono tutte queste sidebar. Le sidebar che voi per esempio utilizzate per abbellire il computer, per esempio anche Microsoft stesso con un aggiornamento ha inserito la sidebar del meteo, ma noi che ce ne frega, con tutto il rispetto per il meteo, avere questa sidebar lunga, in questo fascione lungo di pubblicità che poi sempre è una piccola finestrella di internet aperta, quindi è come se voi avete una piccola finestrella, perché è sempre internet quello, perché dove lo capiamo non è che abbiamo un termometro nel nostro computer, lo capiamo perché proprio va su internet e va ad aprire una pagina di un'applicazione riportata a sidebar, quindi la classica fascia lunga messa per esempio qua sulla nostra, sulla destra. Quindi in questo caso o sulla sinistra ve la potete spostare anche voi, anche nella barra
delle applicazioni accanto all'orologio, accanto all'antivirus, abbiamo questo praticamente menu che si può andare per esempio a togliere. Dico, se vi serve sapere che temperatura c'è, potete aprire anche la finestra e vedete proprio in diretta che cosa c'è, una temperatura. Se vi interessa il domani, dopodomani, potete aprire sempre una pagina di internet o anche ormai nel cellulare. Ci sono applicazioni che direttamente non pesano nulla e nel cellulare è diversa averle queste applicazioni. Quindi potete controllare benissimamente il meteo nel vostro cellulare o aprendo una pagina di internet che temperatura o che giornata ci sarà magari la prossima settimana se dovete andare in viaggio, eccetera, eccetera. Ma tenere sempre fisso lì, che vi serve tenere fissa aperta una sidebar di una temperatura, di quello che succederà fra una settimana se comunque non vi interessa. Ecco, tutte queste cose comunque certe volte si installano anche con dei sottoprogrammi che vi ho detto sempre di andare a controllare. Quindi bene, quando andiamo a installare le nostre applicazioni, soprattutto open source, quindi quelle gratuite. Le applicazioni gratuite, vi ricordo che devono gestirsi in qualche modo. Sì, sono gratuite per noi, però da qualche parte i soldi devono entrare a queste aziende, perché chi è quel folle che fa un'applicazione totalmente gratuita? Non è che la gente si alza a tempo da perdere. Ovviamente guadagnerà perché ci saranno delle altre aziende che sotto altre installazioni faranno installare a mo' di pubblicità altri programmi. Ecco che poi vi spunterà la sidebar, vi spunterà un motore di ricerca completamente diverso, eccetera, eccetera. Quindi già abbiamo capito che tutto quello che va oltre quei software che vi ho detto io iniziali, togliete immediatamente tutte cose perché vi porteranno soltanto a rallentare ed appesantire il vostro computer. Le sidebar dimenticatevele completamente, tutti questi post-it fatte a sidebar, toglietele perché quello più quello più quello rallentano i vostri PC. E poi mi dite, io non so perché il computer va così lento per accendersi, ci sta, o per partire il Windows ci sta parecchi minuti. Ecco spiegato, questa è una situazione di quel genere, quindi questo purtroppo vi porta a questo tipo di errore nel computer, se errore si può chiamare, a questo rallentamento per meglio dire. Quindi che vi consiglio, togliete tutto quello che vi ho detto e lasciate invece tutto quello che vi ho detto poc'anzi. Che dire altro? Insomma, controllate i vostri computer e vedete se tutte queste applicazioni, ovviamente ce n'è qualcuna che fa parte e non fa parte di quel software che vi ho detto io che deve stare in basso a destra accanto all'orologio, per intenderci accanto all'antivirus. Per togliere tutte queste partenze di questi software, ovviamente non ve lo farò vedere di nuovo perché vi ho detto all'inizio, ho aperto il video, che già questo argomento è stato trattato. Quindi vi riporto ora qui, accanto al mio pollicino, vi riporto il video che dovete andare a seguire per andare a togliere tutte queste applicazioni, che è la classica configurazione che si fa nel tasto cerca di msconfig, però non ve lo sto qua a dire perché sennò farei un clone di un video, a me proprio non mi va di fare video clonati, quindi già siccome è stato un argomento trattato, però vi mando qua magari la fotografia intanto del video che dovete andare a seguire e in descrizione invece vi lascio il link proprio del video che dovete andare a seguire per eliminare questa partenza di tutte queste applicazioni. Sempre spero di essere stato abbastanza chiaro, avervi fatto capire che non vince qui chi ha più applicazioni in basso a destra, anzi è completamente peggio, il vostro computer andrà veramente, veramente male. Ciao a tutti, alla prossima!